Buongiorno a tutti da Angry Terrone e famiglia. Perché? Cosa facciamo oggi? Dici. La salsa. La salsa di pomodoro, Ecco. o meglio la passata di pomodoro. Eh. Quindi questo è un video fuori dagli schemi perché vi facciamo vedere come noi facciamo la salsa, giusto? Certo. Ma aspetta, non è finito. Ma facciamo un passo indietro perché il video inizia qualche giorno fa. Ed eccoci qui nella mia cantina perché? Perché da come avete potuto notare abbiamo una distesa di pomodori. Mentre in Africa hanno le distese di sabbia, qui abbiamo le distese di pomodori. Perché? Perché senza i pomodori la materia prima per la nostra salsa, cosa si fa? Quindi compriamo i pomodori, quindi il primo step, a meno che non avete le campagne in cui coltivate pomodori, bisogna comprarli. Dopodiché li distribuiamo per terra per farli maturare un paio di giorni. Poi successivamente ci sarà il grande giorno. Il grande giorno perché? Perché bisogna alzarsi alle 5 di mattina. Bisogna poi lavare i pomodori e poi bisogna cuocerli e poi bisogna passarli e poi bisogna ricuocerli. Un sacco di cose da fare. Aiutatemi. Ci vediamo tra un paio di giorni. Ciao. È il grande giorno. Andiamo. Ed eccoci nel pieno della notte dove lì tutto inizia. Buongiorno. Buongiorno. Questa è la postazione dove si lavano i pomodori. Dopo aver lavato i pomodori dal secchio numero 1 li passiamo al secchio numero 2 per un'ulteriore lavata. Dopo averli risciacquati nel secchio numero 2 passano al secchio numero 3 dove saranno tutti belli che puliti e lavati. E poi abbiamo la postazione dove si cuociono. Questa invece è la postazione dove andremo a mettere il basilico nelle bottiglie. Poi abbiamo la postazione dove si passano e che il round numero 2 abbia inizio. Nell'attesa che si cuociono i pomodori, noi siamo in questa postazione perché praticamente abbiamo il nostro basilico bello profumato da trasferire nelle bottiglie vuote. Questo passaggio si fa per dare alla passata un sapore in più. Questo è Covid. Ora che i nostri pomodori sono cotti, li trasferiamo in questa vaschetta per farli scolare. E adesso portiamoli giù. Va. Passiamo al nostro step fondamentale. Dopo aver cotto i pomodori, li trasferiamo su questo macchinario che da questa parte ci darà la passata, da questa parte invece le bucce. Li vedete questi? Voi penserete che sia perché schiaccia qui. No, vi sbagliate, perché lui fa tanto così.
Ecco il nostro secchio pieno di salsa che passa al reparto imbottigliamento, dove ci sono queste belle signorine che sono state reclutate per imbottigliare. A voi. Ora mettiamo un po' di sale dentro. Ah, senti, anche un po' di sale. E ora è pronta per essere imbottigliata. Ciao bella. Ciao. Ma i giudici di Miss Italia dove sono stati fino adesso? Perché non te l'ho mai trovato? Ma finisci la mia. Questo è un appello. Quando le devo mettere? Fino a sopra. Vedi? Perché quando bolle il pentolone devi avere un po' di spazio. Così bolle la bottiglia. Se no, se tu lo fai pieno pieno, la bottiglia non riesce a bollire e scoppia. A few moments later. Ci ha raggiunti anche l'ultimo componente mancante. Ciao bella. Mamma mia, che brutto. Come ti senti questo giorno speciale in cui facciamo vedere al mondo come si fa la passata della famiglia Ferralacqua? Sei felice? Madonna, quanto entusiasmo! E poi quanti baffi che abbiamo, Dobbiamo farci... un pochino, No, poi ci fanno lungo. Quello è l'hashtag di oggi. Pomodori is on fire. Pomodoro Is on fire. in bonfire. Yes! Pomodori is on fire. No, no, wanna say Ora te. Il penultimo step è il sigillare le bottiglie con dei tappi. Lavoro molto faticoso. Vero? Vuoi fare qualche dichiarazione? No, perché l'ha fatta già tutta te. Che fai io? Soon after. Per l'ultimo step dobbiamo cambiare location. Per passare all'ultimo step adesso dobbiamo disporre un fusto su un piano rialzato, perché lì andremo a accendere il fuoco per mettere le nostre bottiglie a bagnomaria, e ricordandoci di mettere dei panni per evitare urti. Quindi questo fusto è tipo una lasagna, la fai a strati. Dopo aver riempito il fusto di bottiglie lo riempiamo anche d'acqua. Vabbè, nel frattempo che lui lavora mi faccio un piccolo snack mattutino. Questo non è chilometro zero, questo è metro zero. Ora è il momento di accendere il fuoco per mettere a bagnomaria la nostra passata, per fare in modo che si conservi più a lungo. Ma quante cose sono? Io dovrei condurremela verde. Ora, visto che si è fatta ora di pranzo e stiamo aspettando che l'acqua bolle, andiamo a mangiare perché ci aspettano le orecchiette di nonna. Ciao bella! Ciao! Ma cosa abbiamo qua? Delle orecchiette fresche fresche. Fatte con le tue manine? Certo. A dopo! E ora che l'acqua bolle, lasciamo cuocere per altre 30 minuti circa, spegniamo la brace e lasciamo riposare per un giorno intero. Quindi a domani! The next morning. Saluta in questo nuovo giorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Quindi nuovo giorno, ultima fatica, il raccogliere la salsa dopo aver fatto bagnomaria e riposo di un giorno. Buongiorno. Ciao.
Hai detto che non mi riprendevi. Ah no? Beh, scusa, scherzetto. Cacao meravigliato. Disponiamo le nostre bottiglie su una cassetta e alla fine il lavoro è fatto. Ed eccoci qui alla fine di questo video. La nostra salsa, o meglio passata di pomodoro homemade, è finito. È stato bello farvi vedere un po' come la famiglia Ferraraccio. Ciao bella. Aia. Zanzara. Come la famiglia Ferraraccio fa la salsa. Esci, no? Che siamo belli. Sei bella, sai. E niente. Dove vai? Dovevo Ah, devo raccogliere la cassetta. Che sto cazzo. Vabbè, mettete mi piace, condividete se volete, commentate per dare un po' di feedback. Iscrivetevi a questo canale, dai su via. Michele, ma ce la fai a portare una cassetta o ti vedo un po' sofferente? Ciao.